Con la mole di contenuti presenti in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, un aspetto che viene spesso trascurato è la cucina e la preparazione dei migliori piatti. Padroneggiare tale meccanica è fondamentale, in quanto una volta compresa appieno, l'avventura diventerà una passeggiata. Con i cibi che rigenerano tutta la salute non avrete più paura di perdere cuori, con quelli che aumentano la difesa i nemici non saranno più un problema, e al contrario, con i cibi che aumentano l'attacco infliggerete danni talmente alti da one-shottare la maggior parte di essi. In questo video andremo ad analizzare l'algoritmo che si cela dietro l'apparente sofisticato sistema di cucina di questo gioco. Prima di iniziare vi invito come sempre, se gradite questo tipo di contenuti e vorreste vederne altri del genere, a lasciare un bel mi piace, iscrivervi al canale ed attivare la campanella delle notifiche per non perdervi i prossimi video. Partiamo proprio dalle basi. Cosa occorre per cucinare? Sono necessari due elementi, dei materiali che troverete abbondantemente lungo il viaggio, come frutta, carne, pesci, insetti, ed il fuoco. Nelle fasi avanzate potete generare il fuoco in una miriade di modi, ma quello basilare ad inizio avventura consiste nel tagliare con un'arma, possibilmente un'ascia, un qualsiasi albero e colpire il tronco per ottenere la legna. Dopo basterà posare accanto una pietra focaia, ne trovate una marea nelle grotte, e colpire il tutto con un'arma metallica per ottenere il fuoco. Per quanto riguarda gli ingredienti, non tutti i materiali che avete potranno essere mangiati, e per capire quali sono commestibili e quali no, basterà guardare l'icona del cuore rosso in alto a destra. Ad esempio, questa mela ha il simbolo in questione, e questo significa che se premi il tasto A può essere mangiata. Invece questo affumiceto è privo del cuore rosso, il che significa che se premo il tasto A, la voce mangia risulterà oscurata, e questo perché non può essere mangiato crudo. Ogni ingrediente poi ripristinerà un certo numero di cuori che viene indicato non in alto a destra, quella è solo un'indicazione della commestibilità, ma nella scheda tecnica a destra sotto il nome. In questo caso particolare, la mela sotto il nome avrà un mezzo cuore rosso, il che significa che una volta ingerita ripristinerà mezzo cuore. Invece, questo lucino ha sotto il nome l'icona di un quarto di cuore, il che significa che una volta mangiato ripristinerà un quarto di cuore. Ed adesso vi do una prima dimostrazione dell'utilità della cucina e prendiamo come riferimento sempre questa mela che genera mezzo cuore cruda. Se la poggio sul fuoco ed aspetto, vi accorgete che sta avvenendo la cottura perché la mela inizierà a fumare. Una volta che cambierà colore, raccoglietela immediatamente prima che vada distrutta ed abbiamo ottenuto una mela cotta. Come notate, l'efficacia è aumentata, rigenera adesso 3/4 di cuore anziché i classici 2. Bene, questa era solo una banale prova della cucina, ma andiamo adesso ad analizzarla nel dettaglio, e per farlo avremo bisogno di una pentola. Le potete trovare in tutta Hyrule, in particolare ce n'è una in ogni stallaggio. Ed è solo con le pentole che potremo sfruttare al massimo i materiali raccolti. A differenza di prima, che mettevamo direttamente gli ingredienti sul fuoco e tutto quello che ottenevamo era la versione cotta del cibo di partenza, con la pentola avverranno delle vere e proprie trasformazioni ed i prodotti finali conferiranno bonus non ottenibili in altri modi. Se vi ricordate, prendendo la mela che mangiata cruda dà solo mezzo cuore, quando messa sul fuoco non otteniamo mela cotta, ma un risultato completamente differente dall'ingrediente di partenza, ossia frutta cotta, che non dà 3/4 di cuore ma uno completo. Ora, fin qui può sembrare ancora una banalità, solo un quarto di cuore in più, ed inoltre i prodotti finali sono ben lontani da quelli che desideriamo, ossia cibo che ripristini completamente la vita o che dia bonus a statistiche. Questo perché non stiamo ancora sfruttando appieno le potenzialità degli ingredienti. Prima di spiegarvi come distinguere gli effetti di ogni materiale, dobbiamo far chiarezza sui tre risultati possibili derivanti da ogni cottura. La prima categoria è costituita dai piatti, ottenuti ad esempio da frutta o carne. La seconda dalle pozioni, ottenuta abbinando animali con pezzi di mostri. La differenza con i piatti è che le pozioni conferiranno solo effetti bonus, quindi non cureranno i cuori persi. L'unica eccezione è proprio la pozione con bonus vitale, che va a ripristinare tutti i cuori. Piccola parentesi, nel gioco esistono tantissimi effetti, oltre come detto a quello che cura la vita, esiste anche quello del vigore, della velocità, dell'attacco, difesa e molto altro.
Terza ed ultima categoria possibile che potete ottenere cucinando è la poltiglia, che avverrà se violerete la regola di base di creazione del cibo. Dovete tenere sempre a mente di non cucinare mai da soli gli insetti, i pezzi di mostro o i minerali. Gli insetti infatti vanno sempre abbinati ad almeno un pezzo di mostro per creare le rispettive pozioni. Per comprendere il bonus conferito da un materiale vi basterà semplicemente leggere il nome stesso. Ad esempio, l'Aspio Vigor, come dice il nome, ripristinerà il vigore. In generale, ogni ingrediente con Vigor nel nome avrà questo effetto. Se volete avere la conferma, vi basterà anche controllare la descrizione. Infatti, leggiamo proprio: se cucinato, riempie tutto l'indicatore del vigore in un colpo solo. Piccola nota: gli ingredienti di base non conferiranno mai il rispettivo bonus in versione cruda, esso può essere ottenuto solamente cucinandolo. E parlando di bonus, esistono 3 livelli di potenza per ognuno di essi, indicati da un corrispettivo numero di icone. Il livello 1 è quello più basso, fino ad arrivare al livello 3 che equivale alla massima efficacia possibile. Dopo questa infarinatura generale posso darvi le ricette migliori per i principali bonus. Iniziamo dal bonus vitale che ripristina i cuori. In Breath of the Wild l'elemento più utilizzato per tale fine era il Durian Vivax, che si trovava abbondantemente nella foresta tropicale nella regione meridionale, ma sono stati completamente rimossi in questo capitolo. Esistono però altri ingredienti per raggiungere lo stesso scopo, vi basterà semplicemente cercare quelli con il termine cuore nel nome. I migliori che vi consiglio sono il cuortufo che trovate nelle grotte ed il cuoranello presente invece nelle isole celesti che, se cucinati, daranno origine a piatti che cureranno tutta la vita ed aggiungeranno cuori bonus. Da notare che esistono anche delle versioni rare chiamate rispettivamente cuortufo bianco e cuoranello grande. Un errore comune per chi ha le prime armi può essere di pensare di abbinare la fata ad un qualsiasi altro ingrediente, ma questo sarebbe il modo migliore di sprecarla. Infatti, se uniamo la fata, ad esempio, alla mela, otterremo la frutta cotta, che ripristina solo 11 cuori, risultato molto lontano dalla cura completa con cuori bonus vista poco fa. In generale, se è vostra intenzione ottenere un bonus vitale, dovete sempre utilizzare i rispettivi elementi, come ad esempio il cuortufo ed il cuoranello. Le fate sono molto più utili in borsa, in quanto vi ripristineranno energia automaticamente in caso di un colpo fatale, evitandovi un game over istantaneo. Proseguiamo col bonus vigore che aggiungerà la stamina. Già prima ne abbiamo avuto una dimostrazione con l'Aspio Vigor, ma vale per qualsiasi ingrediente con il termine Vigor nel nome. Quello che vi consiglio per questo effetto è la brio carota, che cresce alle radici degli alberi di ciliegio. Come suggerisce il prefisso brio, ma anche la descrizione in basso a destra, aumenta il vigore oltre il massimo. Cucinandoli infatti otterremo le verdure rosolate prendifiato che curano 4 cuori, ma aspetto più importante aggiungono 2/5 di stamina. E dato che parte integrante di questo gioco è l'esplorazione delle profondità di Hyrule, sono molto utili le pozioni che fanno diventare Link luminescente. Un modo per crearla è semplicemente utilizzando le lucciole d'ombra presenti sempre nel sottosuolo. Ricordate però la regola fondamentale per non ottenere la poltiglia: mai cucinare gli insetti da soli, quindi aggiungete sempre una qualsiasi parte di mostro. Il risultato sarà una pozione lucente che vi farà diventare luminescenti. In questo modo potrete illuminare una piccola area intorno a voi durante il vostro viaggio al di sotto di Hyrule. Passiamo al buff in attacco. Gli ingredienti migliori sono le banane lame, presenti in gran quantità nel villaggio a pesca a sud-est. Queste non hanno un nome autoesplicativo, ma vi basterà leggere la descrizione per comprendere la loro funzionalità. Se usate in cucina, conferiscono un bonus d'attacco. Una volta cotte, daranno origine alla frutta cotta rinforzante, che aumenta la potenza degli attacchi di un livello per 50 secondi. Delle alternative alla banana lame possono essere la carpa spada o il granchio spadaccino, reperibili sulle coste o presso un qualsiasi corso d'acqua. Infine è il turno dei buff in difesa. L'elemento che vi consiglio è la corazzucca, acquistabile presso il villaggio calbarico, che, come suggerisce il prefisso corazza, se usata in un piatto manifesta le sue proprietà aumentando la capacità difensiva. Una volta cotta si otterranno le verdure rosolate scorzatura, che curano un cuore e danno un bonus di difesa di livello 1 per 50 secondi. Per raggiungere lo stesso risultato potete anche usare il granchio o la carpa corazzata presenti sempre lungo le coste o corsi d'acqua. In base a quanto detto, un errore comune ad inizio gioco può essere di pensare: bene, se la banana lame mi potenzia l'attacco e la corazzucca la difesa, allora fondo le due in modo da ottenere un mega piatto che mi dia un buff d'attacco e difesa in contemporanea.
Questo sarebbe un gravissimo errore e seguendo questo ragionamento otterrete la frutta al cartoccio senza alcun tipo di potenziamento. Infatti dovete sapere che è possibile ricevere solo un bonus attivo alla volta e fondendo ingredienti che hanno due potenziamenti diversi, essi si annulleranno a vicenda. Quindi il consiglio è di concentrarvi sempre su un singolo bonus e di non mettere mai in pentola contemporaneamente sostanze con effetti diversi per ottenere il massimo risultato dalla cottura. Un altro dettaglio interessante da approfondire che riguarda cibi o pozioni che conferiscono dei bonus è la durata visibile a destra sotto al nome. Come potete vedere, tutti i cibi preparati hanno un effetto di 50 secondi, questo perché ogni elemento ha tre caratteristiche. Il primo è il numero di cuori che ripristinerà, il secondo è l'effetto, ad esempio attacco o difesa, ed il terzo è la durata. La somma della durata di tutti gli ingredienti cucinati darà la durata totale del piatto finale. Ad esempio, le banane lame hanno una durata fissa di 50 secondi e se ne cucino due otterrò sempre la frutta cotta rinforzante vista prima, ma questa volta di durata del bonus non di 50 secondi, ma di 1 minuto e 40, dal momento che sono stati aggiunti 50 secondi del secondo grappolo di banana lame e 50 secondi del primo più 50 del secondo dà appunto 1 minuto e 40. Adesso potrete chiedere come mai il bonus d'attacco non sia di livello 2 ma è ancora 1, come verificabile dalla singola icona della spada. La risposta è semplice, questa regola della somma analizzata per la durata non vale per i bonus statistiche. Quest'ultimi aumenteranno in base a quantità ben precise degli ingredienti di partenza, che saranno diverse a seconda della tipologia dello stesso. Nel nostro caso, da 1 a 2 grappoli di banana lame verrà conferito un bonus di livello 1 che aumenta leggermente l'attacco e sarà presente l'icona di una sola spada. 3 banana lame daranno un bonus di livello 2 che dà un discreto buff in attacco e verrà indicato da 2 icone di spada. E da 4 a 5 grappole di banana lame otterremo un bonus di livello 3 che aumenta notevolmente la potenza degli attacchi e saranno presenti 3 icone di spada, il massimo possibile. Ritornando alla durata, esistono degli ingredienti che funzionano da condimenti, che allungano la durata degli effetti senza alterare il prodotto finale. Quindi, se vogliamo aumentare il tempo di effetto della difesa generata tramite una corazzucca, senza però aggiungere ingredienti che modifichino il risultato, basterà inserire uno di questi elementi. Nel gioco sono presenti vari condimenti, i più celebri sono 4. Iniziamo dalla salgemma e il riso di Hyrule, che aumentano la durata degli effetti di 60 secondi. Se una singola corazzucca produceva le verdure rosolate scorzatura con effetto di 50 secondi, con tali condimenti arriverà a durare 1 minuto e 50, che sono esattamente i 50 secondi di prima sommati ai 60 conferiti in questo caso dalla salgemma. Il secondo condimento è il burro di capra, che incrementa la durata di 80 secondi. Infatti notiamo che le verdure rosolate stavolta danno un effetto di durata di 2 minuti e 10, che sono la somma dei 50 secondi della corazzucca e degli 80 secondi del burro. Ed infine il condimento migliore di tutti, costituito dalle uova, che aggiungono ben 90 secondi al totale. E come risulta a schermo abbiamo 2 minuti e 20 di durata, la somma dei 50 secondi fissi della corazzucca e dei 90 secondi delle uova. Dopo aver esplorato l'immenso mondo che si cela dietro il sistema di cucina di questa serie, passiamo alla nozione più importante di tutte, quella fondamentale per la realizzazione dei migliori piatti, la cottura critica. Infatti dovete sapere che quando cucinate avrete il 10% di possibilità che essa avvenga e la distinguerete chiaramente dal suono caratteristico. Questa è la melodia standard. Questo invece è il motivetto che ascolterete quando avverrà una cottura critica. Come avrete notato, il suono è completamente differente ed è davvero difficile che non ve ne accorgiate quando vi capiterà. Ora, esistono tre modi per ottenere la cottura critica. I primi due sono gli stessi presenti anche in Breath of the Wild. Il primo è cucinare tra le 23:30 e le 23:59 in una notte di luna rossa. Il secondo metodo è utilizzare schegge di stelle o parti del corpo dei draghi, come squame o corna. La terza possibilità, introdotta in Tears of the Kingdom, è utilizzare le mele dorate, che come i precedenti metodi darà il 100% di probabilità di ottenere la cottura critica. Ok, abbiamo parlato abbondantemente dei metodi per ottenere la cottura critica, ma cosa comporta esattamente? Ebbene, essa aumenterà notevolmente l'efficacia del vostro prodotto dando vari effetti random, come un incremento del numero di cuori, un'estensione della durata del bonus o un aumento del livello di potenziamento.
Purtroppo non c'è alcun modo per scegliere su quale caratteristica ricadrà il bonus e il tutto dipenderà dal caso. Per comprendere meglio il concetto, ritorniamo all'esempio della corazzucca che se cucinata singolarmente dà un bonus di difesa di livello 1 per 50 secondi. Proviamo a forzare la cottura critica aggiungendo una mela dorata e notiamo che in questo caso il bonus è stato applicato ai cuori. Non lasciatevi ingannare dal tempo, che adesso è di 1 minuto e 40 anziché 50 secondi per il semplice motivo che sono stati aggiunti 50 secondi dati dalla mela e non per la cottura critica. Proviamo per la seconda volta a cucinare la corazzucca con la mela dorata ed osserviamo che adesso il bonus è stato applicato sul tempo, non più 1 minuto e 40, ma ben 6 minuti e 40 secondi. Eseguiamo il test finale, sempre con gli stessi ingredienti, e notiamo che in quest'ultimo caso l'incremento è ricaduto sul livello del buff, come indicano le due icone di difesa. Adesso si avrà un bonus difensivo di livello 2 in difesa anziché il classico di livello 1. Perfetto, questo era tutto per la guida in cucina di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Una volta fatto un po' di pratica sarete in grado di preparare i migliori piatti per ogni evenienza. Se avete delle ricette particolari da suggerire, scrivetele pure qui sotto nei commenti. Io vi ricordo che per non perdervi le ultime novità sulla saga e sul mondo Nintendo in generale, potete seguirmi su tutti i miei social di cui trovate i link nel primo commento. In descrizione trovate pure il mio canale Telegram sulle migliori offerte dei videogiochi tramite il quale potete supportarmi gratuitamente. A schermo potete vedere altri miei contenuti sulla saga come la recensione e i trucchi e consigli. In attesa del mio prossimo video, ciao e buon gaming a tutti!